Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 16 intitolato Brand. Iniziamo. La squadra con cui collaboreremo che ci ha mandato Suen è Exotic. I suoi membri sono Viper, Jackal e Crow, il caposquadra. Sono tutte e tre delle ex criminali, attualmente residenti nell'Outer Rim, talmente spaventose che abbiamo più paura di loro che dei Rapture. Viper ci tranquillizza dicendo che i choker che hanno al collo sono delle bombe attivabili da remoto pronte ad esplodere. Tuttavia, se faranno il loro lavoro come ordinato, gli verranno rimossi. Ad ogni modo, il nostro obiettivo è di cercare Snow White per chiederle delle informazioni sul Vapaus. Procedendo, notiamo come Viper e Jackal siano delle schizzate. Anis non si fida di condividere il campo di battaglia con loro e suggerisce di tornare indietro. Dopotutto sono delle criminali, o peggio, delle terroriste. Ma Crow dice di fare attenzione ai termini usati. Ai tempi i terroristi erano dei combattenti che lottavano per la libertà. Ora, invece, sono dei fuorilegge che combattono per i diritti umani che usano la violenza per riprendersi ciò che gli è stato preso. Chiamarli terroristi è una cosa che farebbero solo persone al potere. Anis risponde che sta solo giustificando l'atto di uccidere degli innocenti, ma Crow chiede chi siano questi innocenti. Gli stessi che hanno trasformato donne e bambini in soldati che combattono mentre loro se ne stanno belli comodi con la loro vita agiata. Non così tanto innocenti, dopo tutto. Quelle parole hanno colpito Anis facendole dire che effettivamente non ha torto. In fondo, anche lei quando era una umana andava a scuola e viveva la sua vita senza nemmeno pensare alle nicche, ed ora si trova qui, dall'altro lato della medaglia. Che sia il karma? Continuando a vagare, ci imbattiamo in una lastra di ghiaccio. Visto il peso elevato delle nicche, sarebbe stato saggio fare il giro, ma Jackal ci cammina convinta non pensando sarebbe andata a fondo. Riusciamo a tirarla su e le diamo la nostra giacca visto che stava ghiacciando dal freddo. Lei è contenta, ma Crow si infastidisce e le dice di non abbassare la guardia visto che alla prima occasione le avremo utilizzate come scudi umani. Si accende una discussione su ciò e alla fine decidiamo di allontanarci in modo da non disturbarci a vicenda. Dopo qualche tempo arriviamo in una cittadina abbandonata. Ci dividiamo alla ricerca di indizi e le Exotic riescono a trovare in una casa una mappa usata dalle Pilgrim per segnare i movimenti. Ma Crow dichiara che l'avrebbe usata a suo favore per punirci. Ci notificano di una scoperta e le raggiungiamo. Dalle varie tracce che troviamo, confermiamo che Snow White utilizzava questa casa come accampamento per riposare e rifornirsi. Poi notiamo la mappa con un segno su quello che sembra essere un faro. Quel segno non convince nessuno e pensiamo sia una trappola di Crow, ma non avendo prove effettive decidiamo comunque di andare a controllare. Ma prima decidiamo di riposare per far passare la notte. Quella sera Crow ci fa vedere una intervista appena uscita riguardo Suen e il Vapaus. L'host e l'invitato commentano: questo Vapaus è stato utilizzato per eliminare il Nymphallematis. Ciò significa che non potranno più essere controllate. Continueranno ad essere fedeli agli umani? Potrebbero diventare una nuova minaccia per l'Ark sparando a tutto ciò che gli si para davanti. I cittadini non ci avrebbero sicuramente più accolto calorosamente se sapessero che siamo qui proprio a cercare ciò di cui attualmente hanno più paura. Ma nonostante ciò, avremmo comunque continuato la nostra missione, poiché riteniamo ingiusto il trattamento riservato alle nicche da parte degli umani. Ciò scalda il cuore di Crow, che non sente più quella urgenza di ucciderci. Se solo avesse incontrato un umano come noi qualche tempo prima, probabilmente ora non sarebbe una criminale con una bomba al collo pronta ad esplodere. Le diciamo che c'è sempre tempo per cambiare, ma ci risponde che non ne è molto sicura che ciò possa accadere. La mattina seguente, quasi arrivati al faro, veniamo attaccati da dei Rapture. Le Exotic, non avendo esperienza sul campo, chiedono di poter coprire dalle retrovie e accettiamo. Alla fine della battaglia non le troviamo più. Rapi dice di averle viste coinvolte in un'esplosione che le ha spinte verso il faro. Decidiamo di andare a controllare, ma mentre ci incamminiamo ci esplode una flashbang davanti. Ci prendono come ostaggio. Le counters pensano siano state corrotte
ma Crow risponde che sono le Counters ad essere corrotte, non dai Rapture, ma dall'umanità. Crow si accovaccia, ci dice che siamo dei bravi leader e che uno come noi ne viene uno ogni 100 anni, ma averci intorno scombussola i suoi piani, le nicche e gli umani, fuorilegge e sovrani, il debole e il forte, due estremi che non possono coesistere, come l'olio e l'acqua. Avrebbe fatto distruggere l'Ark dall'interno, ma la nostra presenza sarebbe stata pericolosa, dunque ci avrebbe fatti fuori. Certo, ha il Nymph, perciò non può spararci, ma il suo odio per il mondo è maggiore di tutto il lavaggio del cervello. Perciò spara una barra di ferro sulla neve e il proiettile ci rimbalza dritto al petto, perforandoci. Nel frattempo, nell'Ark, le Matis guardano l'intervista e la commentano. Le persone impazziscono se le nicche vengono corrotte e impazziscono se vengono curate. Perché dovrebbero essere terrorizzate da ciò? Siamo le eroine dell'Ark, non andremo mai contro l'umanità. Nel frattempo, Siwen impazzisce perché non riescono a trovare l'identità di chi ha sparso le voci sul Nymph. L'unico indizio è che l'IP proviene dall'Outer Rim, al che comanda di contattare l'Exotic e farle arrivare subito. Essendo al vertice di quella zona, sapranno sicuramente qualcosa, ma il GPS segnala la loro presenza in superficie. Cosa ci facevano sopra? Non potendole contattare, sfoga la sua rabbia su Yuni picchiandola. Qualche tempo dopo, le Exotic sono tornate nell'Outer Rim e festeggiano per l'odio che sta ricevendo Missilis. Ma Crow non è convinta della nostra morte. Jackal ne è sicura, mentre Viper crede che siamo ancora vivi. Dopotutto siamo sopravvissuti a missioni con lo 0% di possibilità di vittoria. Magari è accaduto un altro miracolo che ci ha salvati. Crow ne è entusiasta. Non sarebbe stato divertente se fossimo morti subito. Avrebbe pensato ad un piano perfetto per farci soffrire il più possibile per poi ucciderci con gusto. Ma il loro primo obiettivo non è altro che Siwen. Termina così questo 16° capitolo. Le Exotic hanno messo in moto un piano per vendicarsi degli umani. Riusciranno nel loro intento? Siamo ancora vivi? Le Matis, da che parte si schiereranno? E riuscirà Missilis a riprendere una stabilità economica? Lo scoprirete solo continuando a guardarmi. Per il momento vi ringrazio per avermi visto fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e se vi va a fare una donazione su Ko-Fi per supportare il mio lavoro. Troverete il link in descrizione. Al momento questo è tutto. Vi ringrazio ancora e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto.